Grazie al progetto Civit abbiamo avuto la possibilità di avere delle borse di studio per 2 studenti che hanno trascorso un periodo in Ghana, in particolare ad Accra, dove hanno potuto sperimentare che cos'è fare ricerca sul campo. Il tema della mia tesi è un po' complesso, riguarda i funerali a Cannes in diaspora, visti, studiati e analizzati tramite il mezzo degli home movies, quindi dei filmini domestici girati negli anni 90. Oltre a poter visionare materiali d'archivio diversi, ha avuto la possibilità di partecipare concretamente ad alcuni dei funerali a Cannes, incontrare le persone, scambiare idee e quindi confrontarsi su un tema squisitamente antropologico in una maniera viva. Ho partecipato a diversi funerali a Cannes, sia nella città di Accra sia nella città di Kumasi, non solo funerali ma anche commemorazioni. Questa per noi è stata un'esperienza importante, è stata un'esperienza importante per i ragazzi perché è sempre più raro avere l'occasione di fare ricerca sul campo, delle borse di studio a tal fine. Il campo è stato ricco, intenso e veramente bello. Ettore, l'altro studente in scambio, la sua tesi ha intrecciato alla fine storia e antropologia, sebbene partisse da una questione del tutto contemporanea. Il mio interesse riguarda l'economia degli scarti, prettamente. Ogni settimana arrivano grandi quantità di nostra immondizia in Ghana. Io mi vado a occupare soprattutto di quello che è il rifiuto tessile. Su queste tesi noi ci auguriamo che trovino forme incipienti, perché sono solo tesi di laurea, ma di riflessione per loro, ma anche per tutti noi che studiamo e continuiamo a lavorare su questi temi. Quello che ne verrà fuori è il mio progetto di tesi, sul quale sto riponendo anche un sacco dal punto di vista emotivo, quindi... La mobilità tra i 2 dipartimenti ha riguardato anche i docenti. Insieme a altri 2 colleghi, Stefano Boni e Alessandra Garibaldo, siamo stati per qualche settimana presso l'Institute of African Studies, dove abbiamo tenuto dei seminari, tenuto delle lezioni. Ho fatto un seminario in cui abbiamo discusso la ricerca fatta e abbiamo prospettato anche delle nuove linee di ricerca. Si sono create delle affinità con dei colleghi rispetto a potenziali sviluppi. È stata l'occasione anche per avviare o riavviare dei contatti. È stato stimolante perché mi ha permesso anche di rientrare in contatto con diverse persone competenti sul tema, su quel territorio dove faccio ricerca e trovare quindi nuovi stimoli, nuove idee, nuove linee di ricerca da perseguire. Su questo devo dire ha funzionato per me il progetto. È un primo passo, diciamo, che mi auguro porti ad approfondimenti. Un risultato è particolarmente tangibile. È stato appena pubblicato un volume che sarà open access, che vede la raccolta di diversi saggi su questioni connesse a salute ed epidemia, digitalization, e quindi che cosa e come la biometria o le infrastrutture tecnologiche stanno modificando l'accesso e il rapporto tra persone e Stato, e questioni connesse alle relazioni di genere rispetto a corpo e salute. Spero di tornarci, anche perché ho afferrato delle cose che meriterebbero di essere indagate con più attenzione, quindi io vorrei tornare lì il prima possibile.